Buongiorno e ben trovati. Oggi sfrutto questo video per rispondere alla domanda di uno dei miei nuovi abbonati al canale. Leonardo mi ha scritto qualche giorno fa chiedendomi qualche consiglio perché ha un problema con la sua cavalla. Mi scrive: ciao Sergio, ho iniziato a seguirti da poco e vorrei farti i complimenti per i contenuti sempre interessanti di cui tratti, tant'è che ho deciso immediatamente di abbonarmi al tuo canale YouTube come Horseman Apprentice. L'inizio di questa lettera sembra un po' una pubblicità al canale, vabbè. Vorrei esporti un problema che sto riscontrando con la mia nuova cavalla, una Penty di 5 anni. Premetto che l'ho acquistata 2 mesi fa da un maneggio che la usava per le lezioni in campo. Durante le passeggiate, quindi fuori dal campo, sento che è molto diffidente nei confronti del paesaggio che la circonda e spesso mi capita che si fermi di scatto e non riesco a farla avanzare. Dalla mia poca esperienza ho intuito che ha paura di ciò che non vede, ad esempio una curva chiusa, un incrocio di 2 strade con poca visibilità o anche le mura delle case che non le permettono di vedere oltre. Non sapendo come risolvere il problema, sto provando a renderla più coraggiosa attraverso il gioco degli amici, dove, devo dire, non mi pare abbia molti timori delle situazioni che le propongo. Secondo te può essere stata traumatizzata da un precedente esperienza in maneggio? Devo continuare a proporle nuove esperienze con il gioco degli amici o c'è qualcos'altro che posso fare per renderla meno timorosa in passeggiata? PS, ho notato che quando esco in compagnia la situazione migliora un po', almeno riusciamo a camminare senza fermarci o rallentare ogni 20 metri, però la vedo comunque molto diffidente nei confronti dell'ambiente esterno. Ti ringrazio anticipatamente la risposta e ti auguro un buon lavoro. Che dire, di questo noi ne abbiamo già parlato diverse volte, anche se non mi ricordo male durante una mia live. Dobbiamo sempre tenere presente che per natura il cavallo è pauroso e codardo, è una sua prerogativa, cioè è ciò che gli consente di sopravvivere, è giusto così, è una preda, del resto è una preda, di conseguenza non possiamo pretendere che abbia il coraggio di un predatore che è abituato alla lotta e allo scontro tutti i giorni per poter cacciare e quindi sopravvivere. Essendo una preda vuole evitare lo scontro, la sua tendenza è quella di fuggire, quindi è normale che abbia paura di ciò che lo circonda. Nel maneggio meno, ovviamente poi anche niente, nel maneggio non ha paura perché ci si abitua, perché è una cosa che piano piano diventa parte della sua abitudine quotidiana. Tant'è che quando spostiamo un cavallo da un maneggio e lo mettiamo in un altro maneggio, spesso e volentieri all'inizio è un pochino più nervoso, è un pochino più guardingo, attento, a volte agitato, perché abbiamo cambiato l'ambiente e lui in quel nuovo ambiente ha bisogno di ritrovare confidenza e di conseguenza sicurezza. Perciò Leonardo, che dirti, il comportamento del tuo cavallo è un comportamento giusto e normale. Diciamo che è un comportamento che in un ambiente selvaggio gli consentirebbe di sopravvivere sicuramente molto di più di un suo compagno che invece è curioso, coraggioso e va a infilare il naso ovunque lui senta magari un rumore nuovo, qualcosa di particolarmente attraente perché è una novità. Io faccio sempre questo esempio, no? Uno dei miei cavalli, Eros, è quello che avete visto molte volte nei video, quello completamente nero, e è un cavallo molto, lo definiremmo noi molto coraggioso, non ha paura quasi di nulla, poi anche lui ha paura di alcune cose, però quasi di nulla, e da piccolo quando sentiva un rumore nel bosco correva alla recinzione a vedere cosa era. Un cavallo del genere, fuori, allo stato brado morirebbe dopo 2 giorni perché non è un comportamento normale per una preda. Okay? Detto questo, però, il comportamento della tua cavalla, Leonardo, può rappresentare una sfida per noi che invece vogliamo usare il nostro cavallo giusto proprio per andare in giro per i boschi. In questi casi servono principalmente 2 ingredienti che potremmo
riassumere così: servono costanza e ripetizioni. Ad esempio, per quanto riguarda la costanza, devi fare un programma di uscite, devi magari a piedi invece che a cavallo, e devi essere consistente, quindi devi dire ok, io nei prossimi 6 mesi farò questo e lo farò tutte le settimane o almeno 1 o 2 volte la settimana appena posso, in qualsiasi circostanza sia, se è freddo, se tira vento, non mi interessa, io questa cosa la devo fare. Questa è la costanza che ti dà il risultato su questi cavalli qua. E poi ripetere un processo ogni volta che lei ha paura di qualcosa. Ad esempio, quando trovi un punto di cui lei ha paura, devi scendere, portarcela a mano, fargli vedere che non è niente, fare approccio in ritirata come ho fatto vedere in alcuni dei miei video, con calma, senza obbligarla, dandogli tutto il tempo che è necessario, aspettando i suoi tempi, non i tuoi tempi o delle persone che hai con te in passeggiata. Quindi è una cosa che devi fare fondamentalmente da solo, o magari con un'altra persona, o magari anche con 2 o 3 persone, ma che aspettino i tuoi tempi, che ti diano una mano in quel senso, di no che ti mettano fretta. Poi, dicevo, quindi aspetti i suoi tempi, fai in modo che capisca che non deve avere paura di nulla, che può passare. Poi, una volta che sei passato dal punto di cui lei aveva paura, torni indietro, sali di nuovo in sella e provi di nuovo a passare da quel punto lì, questa volta in sella. Quindi è una cosa che richiede un po' di, come si può dire, un pochino di costanza appunto e di ripetizione. Devo fare tante volte lo stesso processo. Poi ci sono anche altri esercizi, che uno di questi è la guida da zona 5, che però è catalogato come un esercizio evoluto, per cui tu mi dicevi che sei già abbonato al mio canale, di conseguenza ti basta solamente aspettare, perché dopo fra un po' lo inserirò, o almeno ho intenzione di inserirlo tra i video, i contenuti diciamo riservati agli abbonati. Per quale motivo? Perché è un esercizio evoluto, è un esercizio che hai bisogno di programmarlo e hai bisogno di renderlo solido prima di andare fuori a fare lo stesso esercizio. Per farlo devi fare in campo e devi seguire un processo ben preciso, perché altrimenti si va a correre dei rischi che non possiamo permetterci. Perché guida da zona 5 vuol dire guidare il cavallo da dietro, ok? E che non è guidare il cavallo con 2 redini come qualcuno pensa. Penso di averti dato qualche informazione per poter iniziare quantomeno a provare. Come ultima cosa ti voglio dire che uscire con un cavallo aiuta parecchio, quindi se per esempio esci con un altro cavallo e un tuo amico che aspetta i tuoi tempi, i tempi del tuo cavallo, ti può dare una mano, ma devi iniziare prima a far andare avanti lui, poi ogni tanto andare avanti te, cercare di incrementare le volte che vai avanti te rispetto alle volte che va avanti lui, fino ad arrivare al punto in cui puoi stare avanti te anche magari per un'intera passeggiata di un paio d'ore. Poi piano piano, una volta raggiunto questo obiettivo, dovrai cominciare a sbrancarlo, perché altrimenti succede che se vai con questo tuo amico non ci sono problemi, anche se stai avanti, ma se vai da solo ritornano di nuovo gli stessi problemi. Allora devi cominciare piano piano a creare uno sbrancamento programmato. Vuol dire che inizierai prima a stare avanti, ma avanti 50-80 metri, poi proverai a cominciare a stare indietro, magari 10-15 metri, poi provare magari a prendere una strada diversa e riunirvi qualche centinaio di metri avanti. Cioè devi creare delle condizioni per cui lui a poco, lei a poco, la tua cavalla comincia a diventare confidente anche con lo stare da solo. Quindi mettendo insieme un po' di uscite da solo, magari a piedi, a volte monti, a volte scendi, poi mettere insieme le passeggiate con un tuo amico che ti aspetta i tuoi tempi e i tempi della tua cavalla, poi cominciare a sbrancarla, poi cominciare a stare avanti, eccetera. Mettendo insieme tutti questi ingredienti qui, vedrai che otterrai un grande miglioramento, ma ricordati che devi avere pazienza, perché questo è un problema molto diffuso, è tipico dei cavalli che sono un po' destri, e di conseguenza i destri hanno bisogno di ripetizioni e consistenza per diventare poi solidi in questo aspetto, cioè uscire in passeggiata in luoghi inesplorati sentendosi sicuri, perché ci sei te. Ovviamente te devi essere in grado di dargli sicurezza al cavallo, per cui se
prima di spaventarsi lui ti spaventi te, o al momento che lui si spaventa poco, te ti spaventi tanto, capisci bene che tutto diventa molto più difficile. Spero di averti aiutato con questi miei consigli e noi ci rivediamo la prossima puntata. Grazie. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly